Ciao, benvenuto. C'è un dilemma che attanaglia da tempo liguri, piemontesi e lombardi. Si chiama pizza bianca o focaccia? È un dilemma che va avanti da tempo. Le origini sono sconosciute. Non è chiaro chi abbia iniziato a usare il termine pizza bianca. Ciò che è chiaro è che viene utilizzato spesso da torinesi e milanesi. Questo provoca un forte odio da parte dei liguri. Oggi andremo a vedere quali sono i termini corretti di entrambi i prodotti. Partendo da 3 semplici ingredienti, acqua, farina e sale, possiamo creare 3 fantastici prodotti della cucina italiana: la piadina, la pizza e la focaccia. Ora, che sia chiaro, l'acqua, la farina e il sale sono gli elementi in comune a questi 3 prodotti. La piadina, ad esempio, ha altri ingredienti che vanno aggiunti, come anche la pizza e la focaccia. Le lavorazioni sono completamente diverse e per questo li chiamiamo in 3 modi diversi: piadina, pizza e focaccia. Ora andremo a vedere nel dettaglio ogni singolo prodotto e, analizzandolo, cercheremo di capire qual è il nome corretto da dare a quel prodotto, soprattutto quando quel prodotto è condito in un certo modo. La piadina. Come detto in precedenza, la piadina non contiene soltanto quei 3 semplici ingredienti, acqua, farina e sale, ne contiene altri. Oggi non ci soffermeremo tanto sulla ricetta o la preparazione, più che altro sui nomi. Facciamo un esempio. Se noi prendiamo una piadina senza alcun ingrediente, sarà appunto una piadina. Se prendiamo una piadina e aggiungiamo del formaggio, questa sarà banalmente una piadina al formaggio. Ora, se noi prendiamo la piadina al formaggio e vi aggiungiamo dei pomodori, otteniamo una piadina pomodori e formaggio. Ora, a nessuno verrebbe l'idea di chiamare la piadina pomodoro e formaggio pizza solo perché sopra c'è del pomodoro e del formaggio, perché comunque siamo partiti da una piadina e quindi sarà piadina pomodoro e formaggio. La focaccia. La focaccia, come la piadina, nasce di per sé vuota, senza condimenti. Vi si aggiunge del sale grosso e così facendo diventa la tipica tradizionale focaccia genovese. Attenzione, il nome in questo caso non varia. Si chiama sempre focaccia, non focaccia bianca. Ora, se noi prendiamo della focaccia e vi aggiungiamo sopra delle olive, diventerà una focaccia alle olive. Prendendo della focaccia e aggiungendovi sopra del formaggio, otteniamo la focaccia al formaggio. Questi, che possono sembrare esempi semplici e banali, portano a delle conseguenze importanti nella nomenclatura della focaccia, soprattutto in determinati casi. Qui iniziamo a vedere uno dei casi in cui la focaccia prende nomi diversi. Prendiamo una focaccia, aggiungiamo dei pomodori, diventa focaccia al pomodoro o con pomodori. Se al posto dei pomodori usassimo della salsa di pomodoro, diventa focaccia rossa. Ed arriviamo a uno dei punti cruciali sulla focaccia. Negli esempi precedenti abbiamo visto cosa succede con solo formaggio o solo pomodoro. L'esempio che portiamo ora è importante. Prendiamo una focaccia, aggiungiamo dei pomodori e del formaggio. Otteniamo una focaccia, pomodoro e formaggio. Come visto nell'esempio precedente, usando della salsa di pomodoro, diventerà focaccia rossa al formaggio. A nessuno mai verrebbe l'idea di chiamarla pizza, semplicemente perché è una focaccia condita con pomodoro e formaggio, non è una pizza. Passiamo ora alla pizza. Facciamo un esempio molto semplice, qualcosa che di per sé non troveremo mai, ma che è importante per capire il resto. Abbiamo visto negli esempi precedenti come la piadina di per sé vuota si chiami piadina, la focaccia vuota si chiami focaccia. Ora, se noi prendiamo dell'impasto per pizza, lo stendiamo, lo mettiamo a cuocere nel forno a legna, quando sarà pronto sarà semplicemente una pizza vuota, senza alcun ingrediente sopra, solo l'impasto della pizza cotto al forno. Ma sarà sempre comunque una pizza, non è una focaccia. Non si può chiamare focaccia perché si parte dall'impasto della pizza. Ora cerchiamo di capire che cos'è la pizza bianca. Per far ciò partiamo da una pizza, una a caso. Io ho scelto la pizza al prosciutto. Da cosa è composta la pizza al prosciutto? C'è l'impasto, la salsa di pomodoro, la mozzarella e il prosciutto. Ora c'è da premettere che l'impasto, la salsa di pomodoro e la mozzarella sono di per sé quella che viene chiamata pizza margherita, che è la base di tutte le pizze, tranne in qualche eccezione. Ora, supponendo di voler ordinare una pizza al prosciutto, che ricordiamo
è composta da un impasto, salsa di pomodoro, mozzarella e prosciutto, ma volendo togliere la salsa di pomodoro, chiameremo il cameriere, con gentilezza gli si chiederà una pizza al prosciutto, chiedendogli di rimuovere però la salsa di pomodoro, perché non la vogliamo. Ora, il cameriere scriverà sulla comanda prosciutto, tanto si dà per scontato che è una pizza, senza salsa, niente di più semplice. Ora, vuoi per spazio nel taccuino, vuoi per pigrizia del cameriere, vuoi per un problema linguistico, dato che dire senza salsa è una cosa orripilante in pizzeria, vi è stato un grande cameriere, pensatore e artista che ha avuto l'idea di immaginare la pizza come se fosse una tavolozza bianca, sulla quale vengono posti tutti gli ingredienti. Ora, se la tavolozza è bianca, il pomodoro è rosso. Se tolgo il pomodoro, la tavolozza torna a essere bianca. Quindi si può tranquillamente abbreviare una prosciutto bianca, dato che ho tolto il colore rosso. Quindi, alla nostra richiesta di una pizza al prosciutto senza salsa, il cameriere ci risponderà una prosciutto bianca e noi potremo confermare la nostra richiesta. In conclusione, che cosa possiamo dire della pizza bianca? Semplicemente che la pizza bianca non esiste, è una nota della comanda. Quindi tentare di ordinare una pizza bianca in pizzeria o in panetteria chiedendo della focaccia non si otterranno grandi risultati, dato che la pizza bianca di per sé non esiste. E con questo abbiamo svelato l'arcano della pizza bianca, che tanto fa saltare i nervi ai liguri. Alla prossima!